Stasera noi condurremo e prenderemo per mano e vi coinvolgeremo tutti gli spettatori in una terra molto lontana, Australia. Questo spettacolo io l'ho fortemente voluto proprio in questo bosco, perché è un bosco magico, come potete vedere. Siamo qui per rappresentare, per essere la voce degli aborigeni australiani, uomini e donne. Vorremmo dedicare questo evento al coraggio artistico di Archie Moore, un uomo dell'agente Camilla Roiby di Gambul, che ha vinto quest'anno alla Biennale di Venezia il Leone d'Oro delle Nazioni. Ha riscritto la storia d'Australia, tracciando sui muri e sul soffitto un grande albero genealogico, più di 2400 nomi di amici e parenti coinvolti nella Stolen Generation. Ha affidato a un canale d'acqua tutti i documenti da lui consultati per la sua ricerca, tra questi il Bringing Them Home, il report ufficiale da cui sono stati tratti i 2 brani recitati sulla Stolen Generation. Sono Clara Orlandi, ma il mio nome aborigeno è la donna che canta al giallo. Chiedo scusa, come non aborigena, per aver trasportato alcuni frammenti dell'antica cultura del tempo del sogno sulla mia terra. Ho percorso un lungo cammino prima di arrivare qui, ma ora mi è stato dato il permesso di parlare e raccontare che nell'altra parte dell'emisfero terrestre esistono delle popolazioni antichissime, quelle dei veri uomini e delle vere donne, con le loro storie di ieri e di oggi che vanno raccontate. Noi del fluismo le vorremmo condividere con voi, con umiltà, come è giusto che sia, quando si parla di una cultura che non è la tua, nel massimo rispetto, ben consapevoli di poter commettere errori. Qualche tempo fa un amico aborigeno mi ha scritto: Clara, tu fai volare il mio cuore. Per una donna della tua età e della tua etnia, chiedere alla mia gente notizie su di noi è come respirare acqua fresca. E ciò dimostra che la mia gente viene notata da quanto siamo stati più o meno nascosti dagli occupanti illegali del nostro paese. Per questo ti ringrazio. Parla di noi e della Stolen Generation, che è esattamente come quanto è accaduto col nazismo in Europa e in Sudafrica con l'apartheid. Nessuna mercificazione, nessun sentimento di rivalsa ha mosso i nostri passi in questo bosco, se non il desiderio di informare, di parlare di verità tenute per troppo tempo nascoste. I saggi oggi, senza ignorare il passato, chiedono a gran voce che bisogna seppellire il dolore e dare vita a nuove relazioni basate sulla riflessione. Diritti umani, giustizia e condivisione sono il fine ultimo di questo lavoro. Vorrei citare in conclusione le parole di Archie Moore. Colleghiamoci tutti qui sulla Terra. I sistemi di parentela aborigeni includono tutti gli esseri viventi. Siamo tutti uno e condividiamo la responsabilità di prenderci cura di tutti gli esseri, ora e in futuro. Alla fine del 1700 le prigioni inglesi erano stracolme di detenuti, uomini, donne, ragazzi. La società britannica del tempo era composta o da ricchi e nobili o da miseri diseredati, completamente indigenti. Fu così che il governo del regno di Sua Maestà Giorgio III decise che costava troppo mantenere in vita tutti questi prigionieri.
storie vanno raccontate, o rischiano di perdersi, di non farsi più capire, di farci sentire stranieri ad essa e a noi stessi. Le storie vanno bevute, sorbite, vissute, vanno guardate negli occhi, ascoltate. Le storie vanno raccontate. Quando la terra è di nessuno, c'è sempre qualcuno che ci vuole Quando una piantare terra è di bandiera. nessuno, c'è sempre qualcuno che vuole piantarci una bandiera. «26 gennaio dell'anno del Signore 1788. C'era vento ed era normale, visto che stavano su una nave. Quel vento li aveva accompagnati e spinti per 8 mesi. 8 mesi per attraversare un oceano grande quanto mezzo mondo. Quando videro quel mare scivolare sulla riva, quel mare unico loro compagno, unico tormento, quando lo videro finire addosso ad una sponda, urlarono, cantarono, poi toccarono terra in silenzio, dopo 8 mesi. Una terra nullius. Una terra di nessuno. Era il porto più bello del mondo. Costruiremo case, pub, fattorie, brindiamo adesso, si dissero. Brindiamo a questa terra che era di nessuno. Le storie vanno raccontate, o rischiano di perdersi nel tempo. E il tempo passò fin troppo in fretta. L'entusiasmo divenne timore, la gioia divenne rassegnazione, e quella terra divenne ciò che doveva essere sin dall'inizio: una prigione. «736 prigionieri, uomini e donne, 17 bambini figli di prigionieri, 211 marinai, di cui 27 ammogliati e con 14 ragazzi, 2 tori, 5 mucche, 29 pecore, 74 maiali, 14 tacchini, 35 papere, 35 oche. Prigionieri. Erano prigionieri. E la terra Nullius stava diventando la più grande prigione mai esistita. Un carcere pieno di spazio, senza celle né sbarre, ma lontano da tutto, e con una lingua sconosciuta e antichissima. Un linguaggio di terra, di elementi. O lo si impara, o si rimane straniera alla terra e a se stessi. Questi i primi coloni che arrivarono in Australia. Ma quella terra non era di nessuno. Era abitata da numerose tribù aborigene sparse su tutto il territorio. I bianchi si trovavano, senza saperlo, in un luogo dall'equilibrio perfetto, dove esistevano solo pittori, poeti, musicisti e maghi. Fecero un grande corroborì per decidere su da farsi. E il saggio disse: non è la prima volta che un popolo arriva su terra, non dovete temere. Non sono gli spiriti dei morti, non vengono per punirci, non vi lasciate ingannare dal colore della pelle, non significa nulla. Non ci sono forse varietà di piante e di animali in natura?
Non ci possono essere varietà di uomini? Gli antenati totemici a cui appartengono, proprio come noi, vengono dal corpo del grande Baiame. Potremo conoscere e condividere molte cose con loro. Se noi andremo in pace, pace sarà. Le cose però andarono diversamente. L'incontro fra le due società così diverse tra loro fu disastroso. Da una parte il potere e l'arroganza dei colonizzatori con la loro visione tecnologica del mondo, dall'altra un popolo antichissimo che basava le sue risorse sul sostentamento spontaneo della terra e degli animali, che non conosceva aggettivi possessivi come mio, tuo, ma solo nostro, e che faceva del rispetto e della condivisione il suo modello di vita. Stasera vogliamo raccontarvi delle storie, consapevoli di non essere aborigeni. Faremo del nostro meglio affinché voi possiate rimanere affascinati dalla ricchezza di questa cultura. Nel legame profondo dell'anima, la natura si dona. Condividete e condivide se stessa con noi e noi impariamo da lei una relazione d'amore. Immaginate di essere in un cerchio sacro. Immaginate che il bosco sia il nostro cerchio sacro. Un luogo pieno di mistero dove tutto può accadere. Lasciatevi andare a suoni e parole. Questo è il luogo dove può iniziare una trasformazione, una catarsi, la vostra.
Diecimila anni fa ci fu una disastrosa inondazione che ricoprì tutta la terra. Quando le acque si ritirarono, c'era morte e carestia. Il saggio della tribù gli uomini rimasti e chiese loro di rivolgere il pensiero al grande spirito Baiame. Baiame li udì nel mondo spirituale di Bulima. Sento che gli uomini laggiù hanno bisogno di me. Parlerò con Lungina, la dea della natura. Non voglio spaventare gli uomini. La mia luce è abbagliante, è meglio che mi presenti sulla terra in sembianze umane. Spiegherò alle mie creature come vivere al meglio. Egli mandò loro in chiara udienza un messaggio, poiché possedevano una parte della sua intelligenza. Radunatevi intorno al lago della luna, allorquando le Pleiadi appariranno nel cielo, mi manifesterò. Gli uomini furono attirati intorno al lago della luna da una forza sconosciuta. Là trovarono un paradiso, vegetazione lussureggiante, frutti, bacche e pesce in abbondanza da mangiare mentre attendevano la discesa del grande Baiame. Presto, un mattino, una tromba d'aria apparve sul lontano orizzonte. La polvere saliva dalla terra fino al cielo, poi ricadeva giù, fino a coprire tutte le persone radunate intorno al lago. Roteando in un triangolo si fece avanti fino all'accampamento e si fermò sulla riva del lago. Da quel turbinio uscì un uomo che disse: Non abbiate paura, sono Baiame, il vostro creatore, e sono venuto per istruirvi e aiutarvi a superare tutte le vostre difficoltà. Tutto ciò che dovete fare: tracciate un cerchio sacro per i nostri incontri. Questo cerchio sacro non deve essere distrutto da alcuno, poiché rappresenta un grande cerchio di energia che dovrà essere utilizzato da voi e dalle vostre generazioni future.
Ripulirono il terreno secondo le dimensioni che Baiame aveva suggerito. Dopo le istruzioni, Baiame si ritirò nel bush. Cadde la notte. Accesero i fuochi e attesero. Dal bush si levò un suono sconosciuto e misterioso che annunciava l'arrivo di Baiame. Ora vi dirò perché siete qui. Tieni Antonio. E qual è lo scopo della vita? Tieni ama. Ciò che vi confido sarà la vostra filosofia di vita. Che porterete avanti fino alla fine. Avvicinatevi, fatevi stretti intorno a me per udire i misteri e le magie che vi rivelerò. Alla fine disse: dovete sapere che lascerò qui sulla terra 300 uomini e donne altamente specializzati. Saranno loro a mettersi al vostro servizio affinché possiate vivere una vita sana e felice. Uomini e donne avranno cerimonie separate ed entrambi saranno degni di rispetto e considerazione. In caso di bisogno, rivolgetevi a loro senza timore. Loro sapranno aiutarvi. Quando arrivai a Kota avevo solo 11 anni. 11 anni. Sapevo badare a me stessa, ai miei fratelli e sorelle, e sapevo tenere una casa. Mia madre lo diceva. La mia vita cambiò, forzatamente. Fui separata dai fratelli, lavata di bianco, immersa in un alieno modo di pensare bianco. Non ebbi infanzia. Passai dagli abiti liberi e fanciulleschi alle uniformi del governo. Controllata in ogni attimo del giorno. 6 o'clock out of bed. Lavati, vestiti, lavora, colazione, lavora, scuola di grado inferiore, casa, cambia vestiti, lavora, lavati, tè, un tozzo di pane, letto, incubi, dispiaceri, poco sonno, pianto.
Six O'Clock, out a bed, tutti i giorni. Parlavo come i bianchi mi comportavo, pregavo come i bianchi per non farmi lavare la bocca col sapone. Sì, bianca, dicevano. Ma io conoscevo la mia famiglia, perché ero parte di essa. Lì ero cresciuta, lì era iniziata la mia vita. Era forte la mia famiglia. I saggi, le storie del tempo passato, la mia identità. Mia madre. Mia madre. Divenni una ribelle. Mai mi adattai. Mai riuscirono a fiaccare il mio spirito. La mia famiglia assicurava tutto questo perché era sempre nei miei pensieri. 6 o'clock, out a bed, lavati, vestiti, lavora, colazione, lavora, scuola di grado inferiore, casa, cambia i vestiti, lavora, lavati, tè e un tozzo di pane, letto, incubi, dispiaceri, poco sonno, pianto. 6 o'clock, out a bed, tutti i giorni. Sopportai per molti anni torture, punizioni, abusi, botte, umiliazioni e fame. Sopportai. 6 o'clock, out of bed. Sedici, 1-6, 32, 3-2, 11, le gambe, 45, 45, 45, dove sei? Vieni fuori, rispondi. Non hai più un nome, ora sei 45. Non hai più un nome e non osare piangere, ragazzino. Ti hanno tolto il nome lo stesso giorno che ti hanno portato via da tua madre. Sei fortunato. Lascerai questo posto tutto intero. Ma fino a quel giorno il tuo culo è mio. Sei sotto la protezione dei disabili. E noi ti controlliamo. Non vogliamo ascoltare le tue urla e quelle degli altri sporchi bambini neri. Il notiziario dell'altro giorno ha detto che hanno rinvenuto un luogo dove li hanno uccisi, quei piccoli bambini. Mai avrebbero meritato di essere là.
Questo è uno scenario mai visto prima, perché tutto ciò ti fa sentire in una posizione scomoda, Australia. Ma tutto ciò è successo, come raccontano gli scheletri chiusi nei vostri armadi. Sono i bambini sul terreno, quelli sottratti alle loro madri! Non siamo stati capaci di riportarli a casa. Lo spettacolo sta per volgere al termine. Quello che abbiamo provato a fare è cercare di lasciarci ispirare da una cultura millenaria profonda, molto lontano dalla nostra terra. Abbiamo provato a giocare. E nonostante quello che è successo, quello che nella nostra terra vediamo continua a succedere, non impariamo. E allora forse non sono solo le parole di dolore, di sofferenza, quelle che vorrei che ti rimanessero dentro, ma vorrei che raccogliessimo anche la potenza di una cultura così millenaria e la semplicità dei loro miti paragonati ai nostri. L'evento di questa sera si chiuderà con questa ultima scena, quest'ultimo mito, che parla della creazione di una tribù, i Kurnai, e di come è stata generata. Ora vorrei che in questo ultimo tempo voi provaste a prendere questo luogo come un luogo realmente libero, provare a sentire il contatto con la terra. Se volete, provare a giocare con me, provare a togliervi le scarpe, provare a toccare il colore. Pirandello poi ci aiutava con le sue maschere, di quanto sia importante giocare a volte con il colore e a volte mascherarci. Questo sarà l'ultimo mito. Vorrei che alla fine di questo, chi lo sente, chi lo vuole, poggiasse i sassi che avete preso all'inizio intorno al cerchio, o altrimenti lasciarli sulla sedia quando ve ne andate, o portarli con voi a casa come ricordo. Non c'è qualcosa di giusto o sbagliato da fare. Vorrei che in questo momento voi vi sentiste liberi di sentire la vostra natura e la vostra terra. E come nella cultura aborigena non esisteva la scrittura, le storie venivano raccontate intorno al fuoco. E voi stasera siete come intorno al fuoco con me. E io vi racconterò l'ultima storia. Va bene? Tanto tempo fa tutti gli uomini erano animali. Il primo uomo Kurnai era un pellicano. Veniva da molto molto lontano, dalle colline. Andava di qua, andava di là. Portava una canoa di corteccia sulla testa. E girava. Sentiva un tuk di qua, un tuk di là.
dove proviene? Era esasperato, sentiva questo rumore a destra, a sinistra, ma non lo trovava, non capiva da dove provenisse quel rumore. Forse arriva dal di là del fiume. Poggiò la canoa che aveva in testa. Che cosa c'è qui dentro? Un'anatra muschiata! Pelicano felice! Pelicano sposa l'anatra muschiata. L'inizio della tribù Kurnai. Lo spettacolo è finito. Siete invitati a lasciare i vostri sassolini dove volete. Grazie, grazie, grazie. Grazie. Sono veramente commessa, devo dire, per il lavoro che hanno svolto questi ragazzi, io li chiamo così perché non lo posso permettere visto che sono nerd, e quindi questi ragazzi hanno dato vita, proprio hanno rappresentato alla grande quello che era semplicemente scritto su una sceneggiatura. Questa sceneggiatura riguarda, come ho già detto all'inizio, il mondo degli aborigeni australiani. E sono qui proprio, è un onore per me essere qui in loro rappresentanza. È una cultura che per troppo tempo è stata nascosta e quindi va divulgata. Questa è la mia missione, è una missione di vita. Per questo quando mi chiedono ma quanto costa il biglietto per i tuoi eventi? Mai, niente. E quindi io vorrei ringraziare tutti i ragazzi e chiamarli qui perché non li ho presentati prima, li volevo riservare proprio il piacere di presentarli alla fine, che forse è la cosa migliore. Allora, questo signore buffo che vedete a fianco a me è Nico Marinelli.
quindi è lui che ha preparato tutte queste scene, rispondendo, ci siamo accordati ovviamente, rispondendo a quelli che erano i desideri, no? di tutti noi, degli altri partecipanti, quindi lui ha centrato in pieno il suo lavoro. Quindi grazie Nico. Volevo presentarvi il maestro da dietro, il maestro Daniele Ingiosi con il suo bandoneon. Come avete capito, lui rappresentava i colonizzatori, diciamo la parte dei coloni, la parte del cattivo, sì, ed ha arrangiato per noi un brano che avete sentito all'inizio, dal titolo Waltzing Matilda, che era proprio il canto che facevano i coloni quando si radunavano intorno a Billabong. Immaginate proprio col fuoco, il pentolino con l'acqua, con dentro i fagioli, eccetera. Racconta la storia di uno di questi poveri ragazzi, perché abbiamo capito che i coloni che sono arrivati là non erano delle persone abbienti, erano dei poveri disgraziati che venivano dalle patrie galere, quindi erano abituati al furto, e questo ragazzo aveva rubato una pecora, aveva rubato questa pecora, però poi la polizia l'ha acciuffato e quindi è morto praticamente. Io vorrei che tu ci facessi il pezzettino, quello allegro di Waltzing Matilda, così loro adesso sanno qualche cosa di più, se non ti dispiace. Piacere. Ballando con Matilda, no, era la borsa di stoffa legata, il fazzolettone legato, dove loro mettevano tutte le loro cose, era una borsa, e Waltzing Matilda lui era sempre con loro. Poi abbiamo ai due lati i due didgeridoo, Genesio, Antoniello e Giorgio. Questo strumento è lo strumento degli aborigeni australiani. Ecco, Genesio ve lo sta mostrando, è ricavato da un ramo di eucalipto completamente mangiato dalle formiche all'interno, quelli che facevano loro originali, adesso poi si fa altro. Questo è originale, appunto. È uno strumento angiofono un po' particolare perché bisogna mantenere un respiro circolare per poterlo suonare, ed ci vogliono insomma bei polmoni, vero ragazzi? Quello di Genesio in particolare lo definirei Idaki, che è lo strumento sacro, così loro lo chiamano, ed è usato più che altro per le cerimonie, mentre invece quello di Lorenzo è uno strumento più leggero, diciamo, come vedete, che però si può portare, si può suonare tra le persone, insomma quello è la cerimonia e questo è per il quotidiano, per la vita di tutti i giorni. È una gara, è vero, un'arma. Poi volevo chiamare Elena Narducci qua sul palco, che mi ha fatto venire brividi. Mi ha fatto venire brividi, mi ha fatto venire i brividi perché lei racconta la storia di questa ragazza, è tratta dal Bringing Them Home, è un report ufficiale del governo di Canberra, quindi del Commonwealth, allora Commonwealth britannico, e racconta tutte le storie che sono state, diciamo, di cui gli aborigeni sono stati oggetto purtroppo, di tutte le varie colonie australiane.
questo posto, questo luogo che lei dice arrivai a Cota, in realtà è l'abbreviazione di Cotramunda, che era un istituto terribile appunto, dove queste bambine ma anche i ragazzi, come avete sentito, non è che se la passassero molto meglio, venivano rinchiuse e alienate dalle loro famiglie, perché essendo stata dichiarata l'Australia terra non ius, loro pensavano che nell'arco di 2 generazioni avrebbero cancellato gli aborigeni dalla terra. Quindi grazie, brava, sei stata veramente brava. Poi parlando di giovani genitori, chiamiamo Chiara Orlandi, che ha sempre dato un'idea della natura e l'anatra al suo piccino insieme a Nico. È molto carino e simbolico questo ultimo brano che l'hanno fatto vedere, perché praticamente questo tuk in testa è il richiamo dell'amore, tutto sommato il pellicano ce l'ha in testa, e quando si leva la testa praticamente nella canoa vede che questo tuk in fondo era una donna, quindi è un atto di amore questa ultima scenetta che avete visto. Poi c'è ancora che ormai sono un paio di anni che mi segue sempre nei miei esperimenti. L'ultimo esperimento è stato fatto anche sempre con Nico alla Cappella Orsini, anche lì è stato molto bello, interessante. E non so se puoi dire 2 No, non ho molto da dire nei confronti di questa cosa, perché l'altra volta l'argomento era completamente diverso. Questo è la tradizione, questo è il mito, il corroborì, è un modo per coinvolgere tutti noi. Infatti quando ho detto è una catarsi, è un modo per aprirsi a questa cultura così affascinante come quella dell'Australia. E per questo anche la nostra, chiamerei anche la nostra Antonella e il nostro Nino Baffoni, vieni Nino, che ci ha raccontato il mito invece, il mito quello nostro, quello occidentale, no? E invece noi abbiamo provato a raccontarvi qualcosa di molto molto lontano da noi. Io vi ringrazio Clara perché ha permesso tutto questo. E grazie a Nico perché l'ha realizzato prima nella sua testa e poi ha cercato di farlo comprendere a noi che dovevamo in questo modo cercare di seguirlo, perché poi pensate che questa performance che lui ha fatto lo ha fatta per la prima volta qui, ora, non è stata provata prima. È stato un vero piacere per me. Questa è la seconda volta che gioco con Clara e cerco di realizzare quelle che sono le sue visioni, i suoi desideri. E per me il mio studio è partito, diciamo, dalla mia famiglia, che mi ha cresciuto in campagna, mi ha cresciuto con l'amore per la natura, per la cultura anche da una parte e dall'altra. E quindi realizzare quello che io ho imparato sin da piccolo e poi ho approfondito da grande, che è in realtà l'ascolto e l'essere presenti nel momento, nel qui ed ora, e applicarlo per quella che è una cultura così antica è per me bellissimo e vi ringrazio tanto. Yukio! Le luci! Yukio, il fantastico Yukio! Vorrei ringraziare intanto l'associazione di questo Wood Natural Bar, Leonardo e tutti i ragazzi che naturalmente sono riusciti a trasformare questo bosco in un posto veramente magico, e Clara ha colto questa veramente anima di questo bosco. Beh, noi due, ma siamo insomma due semini stellari, quindi mi ha fatto molto piacere. Io vi ringrazio per lo spettacolo perché è stato veramente emozionante. A me in particolare, mi sentite,
A me in particolare perché ho un figlio che è andato in Australia 4 anni fa e grazie a Dio lavora adesso in Australia e si è realizzato in Australia, quindi mi avete un po' riavvicinato a lui questa sera, che mi manca tantissimo, Fabrizio, e quindi ho avuto delle emozioni fortissime. Ringrazio appunto tutto lo staff, gli attori, gli artisti, i musicisti. Avete fatto una rappresentazione veramente emozionante. Ecco, io vi ringrazio del mio profondo del cuore, perché mi sono sentito vicino a mio figlio, cioè mi avete portato l'Australia qua e non è cosa da poco. Grazie a tutti, grazie.